Pietrolino, dove andiamo stasera? Con questo freddo? A vedere gli antichi mestieri di Verbicano. Di un tempo? Sì. Allora facciamo un salto indietro, negli anni. Sì. Andiamo, stiamo arrivando. In questa fredda sera di gennaio vi porterò in un viaggio magico nel tempo, immergendoci nei vicoli storici di Verbicaro, dove la tradizione prende vita nel meraviglioso presepe vivente. E ci tenevo a far scoprire al piccolo Pietro le antiche botteghe, i mestieri che un tempo caratterizzavano la vita quotidiana di questo incantevole paese. Accompagnateci fino alla fine in questo viaggio nel tempo, dove il presente si dissolve e lascia spazio ad un'atmosfera unica nel suo genere. E dopo aver ammirato la prima bottega ci troviamo di fronte alla casa di Erode, questo luogo che rappresenta l'ombra del potere nel contesto del presepe vivente. L'atmosfera cambia e la musica si fa più solenne, sottolineando il contrasto tra la semplicità delle botteghe artigianali e l'imponente dimora di chi deteneva il potere. Subito dopo varchiamo l'uscio di questa piccola casetta e non possiamo fare a meno di notare come questa nonna con abilità tramanda da generazione insegna alla nipote l'arte di preparare i taralli tipici di Verbicaro. Le mani esperte mescolano gli ingredienti secondo ricette tramandate nel tempo, unendo il presente con le tradizioni culinarie radicate nella storia del paese. Anche l'arte della lavorazione all'uncinetto ha radici profonde, ma la cosa che di più mi affascina in queste piccole casette sono tutti i dettagli appesi al muro, le vecchie damigiane impagliate, pentolami di rame, che per me sinceramente sono opere d'arte, sono molto più di semplici oggetti, sono custodi di tradizione e testimonianze di tanta abile manualità. E Verbicaro è famosissimo per il suo vino leggendario prodotto in queste piccole cantine che si chiamano catuvi. E qui il profumo del vino si avvolge proprio nell'aria mentre scopriamo tutti gli accessori di una volta che servivano per la trasformazione dell'uva fino alla pressatura, alla fermentazione e poi all'invecchiamento. Usciti dal catuvo ci troviamo in un'altra stanza dei vicoletti di Verbicaro e ci troviamo di fronte ad una scena di vita quotidiana che risuona di tradizione e nostalgia. La luce delicata rivela una bambina impegnata a pestare il sale in un mortaio e un altro membro della famiglia invece che macina chicchi di caffè. C'è un vecchio letto che ha visto il passare di molte generazioni. E poi non può mancare il classico braciere che si trovava al centro delle storie raccontate dai nonni ai nipoti.
Il percorso attraverso i vicoli ci conduce in una stanza particolare, la stanza dove i sommi sacerdoti preservavano e custodivano le antiche tradizioni religiose del paese. E oltre agli abiti sacri ricamati con simboli che narrano storie di devozioni antiche e credenze, ci sono tanti oggetti rituali, calici, incensieri ed altri strumenti sacri che venivano usati nelle cerimonie che celebravano la connessione spirituale con le divinità del passato. Ed eccoci giunti alla bottega dei tessuti. Una vasta gamma di tessuti colorati attira il nostro sguardo. Appesi alle pareti le creazioni artigianali il cui filo connettivo si estende attraverso le generazioni. Ma in questa interessante passeggiata mi affascina anche vedere l'emozione e lo stupore del piccolo Pietro, un bambino di 9 anni, mentre attraversa i vicoli intrinsi di storia. Vedo i suoi occhi illuminarsi davanti alle botteghe del passato e di conseguenza, piacevolmente, mi emoziono anche io. Il nostro cammino ci porta fino alla casetta della fattucchiera, della chiromante, figura che un tempo veniva cercata per una lettura delle carte, per uno sguardo verso il passato, ma soprattutto una previsione per il futuro. Sicuramente un ponte tra il reale e il misterioso. Le abili chiromanti studiavano attentamente le linee e le caratteristiche delle mani dei loro clienti e credevano che esse contenessero segreti sul loro destino, sulla personalità e sulla vita amorosa. E durante le loro sessioni utilizzavano spessi oggetti, tra virgolette, magici, simbolici, oppure piccoli oggetti come cristalli, amuleti o carte, e venivano posizionati strategicamente per aumentare poi l'energia mistica nella lettura delle mani. E proprio a causa del carattere spesso considerato occulto della chiromanzia, i consulti avvenivano spesso in luoghi appartati o in segreto, così le chiromanti operavano in tranquillità. Un anno pieno di magia, scrive la mia amica. E no, proprio non poteva mancare la bottega del cestaio, dove l'arte antica dell'intreccio si rivive attraverso le mani abili che creavano cesti, ma anche tanti altri oggetti di uso quotidiano. Ma il mio stupore arriva quando scopro che già le massaie di un tempo seguivano Sfizi di Calabria. Cara Letizia. Gianluca, il carissimo amico nostro. Ma che roba buona che fai. Ciao. Ai fusilli sei impiegato. Ai fusilli oggi, vedi? Ti ho rubato il posto. Alla Verbicarese. Alla Verbicarese, veramente. Ed anche la cara Letizia vi manda a dire di iscrivervi al canale di Sfizi di Calabria se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanellina così sarete avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video, così non ve ne perderete neanche uno. E devo dire che la serata è davvero fresca, più avanti si sente già profumo di crespelle e vino, tra poco ne approfitto. Come stai? E se anche voi vi state emozionando con questo ritorno al passato, mi piacerebbe leggere nei vostri commenti quali sono queste emozioni, cosa vi fanno ricordare questi tempi, rivedere queste vecchie botteghe. Sarò davvero felice di sapere anche tra tutte le scene quella che vi è piaciuta di più.
Mentre passeggio vedendo tanti oggetti che hanno attraversato secoli di storia, non posso fare a meno di porre una domanda fondamentale. È davvero il progresso tecnologico sinonimo di miglioramento della nostra vita? Beh, io non so rispondere. Vorrei sapere voi cosa ne pensate. Arriviamo nella bottega della tessitrice. Fuori le matasse di lana appese catturano l'attenzione, dove qui si respira la vera e propria arte tessile. Al centro della piccola stanza un telaio tradizionale in azione, uno strumento affascinante da guardare ma che richiede tanta competenza, pazienza e soprattutto un profondo legame con la tradizione. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti quanti voi che seguite con passione i miei video, ma soprattutto che li commentate, perché è proprio attraverso i commenti che io riesco a capire quanto bene anche voi vogliate alla mia terra. Sono ormai più di 15 anni che ho deciso di iniziare questo percorso di racconto della mia terra attraverso i video, puntando maggiormente sulla gastronomia. Ma la soddisfazione più grande che ricevo è quando arriva gente davvero da ogni parte del mondo, arrivano fino al mio piccolo paese, a Marcellina, e mi dicono che siamo arrivati qui perché ci hai incuriosito della tua terra tramite i tuoi video. Quella è la ricompensa più grande che posso ricevere. Pertanto ringrazio davvero tutti voi per la vostra stima e il vostro affetto. E la nostra passeggiata qui a Verbicaro continua fino ad arrivare alla bottega del fruttivendolo. E no, neanche il fruttivendolo poteva mancare con l'esposizione di tutta la mercanzia di stagione al cospetto di tutti. Ma il piccolo Pietro, grande amante degli animali, viene subito catturato dalla simpatia di questa piccola capretta nana e corre subito a fare una carezza, mentre il sommo pastore Francesco lo fa salire sul piccolo pony. Vedete Pietro fiero ed orgoglioso di essere quasi arrivato fino alla natività, fino alla capanna. Volevamo andarci a cavallo, ma meglio di no. E finalmente arriviamo al luogo che trasuda di sacralità e storia, la grotta della Natività. E presepe grande o presepe piccolo non importa, la natività nella grotta porta sempre una grande emozione. E certamente non potevano mancare bue, asinello e i re magi. Mentre ci allontaniamo dai vicoli di Verbicaro, una melodia di passato e tradizione che si fa sempre più tenue, sentiamo il peso del ritorno alla frenesia della vita moderna.
È come separarci da un libro avvincente lasciando dietro di noi pagine intrinse di racconti antichi e segreti custoditi in questi vicoli stretti. Eppure, nel salutare queste vie, portiamo con noi il bagaglio di emozioni intrecciati con il filo del passato, nella speranza che in un altro tempo e luogo possiamo ritrovare l'incanto della purezza della vita del passato. Da Verbicaro è tutto, un abbraccio a tutti voi.